Joe Brown difende il suo titolo dei pesi leggeri contro Wallace Bud Smith. È il 13 febbraio 1957, Miami Beach, Florida. È la prima ripresa. Joe Brown, il campione in pantaloncini bianchi, affronta Wallace Smith con un record di 31 vinte, 16 perse, 6 verdetti di parità. Si mette subito a lavorare con il jab Brown. Brown che è nato a New Orleans il 18 maggio 1926. I due si sono affrontati nell'ultimo incontro disputato, nell'ultima difesa del titolo a New Orleans, proprio a casa del campione. Una vittoria molto discussa per decisione non unanime. Intanto sinistro al corpo da parte di Smith. Ancora con il jab Brown. Si muove molto il campione. Tocca con un corto gancio sinistro. Prova il gancio sinistro anche Smith. Entrambi combattono in guardia normale. Prova la combinazione sinistro e destro. Parte Smith con il gancio sinistro. Prima ha provato con il destro, poi il jab e poi la combinazione. Brown comincia a prendere le misure. Allora risponde Smith. Bella questa combinazione sinistro e destro di Brown. A vuoto con il gancio sinistro, non riesce ad approfittarne però Brown, ancora insiste con il sinistro e destro. Buon avvio di match per Joe Brown, che si è assicurato questa prima ripresa con buone combinazioni. Ha subito invece lo sfidante e finisce qui il round. Siamo arrivati alla seconda ripresa del titolo mondiale tra Joe Brown e Wallace Bud Smith sul ring di Miami Beach, Florida. Pantaloncini bianchi per il campione Joe Brown. Joe Brown che si è assicurato la prima ripresa. Un pugile che ad inizio carriera è stato condizionato da un evento più grande di chiunque, la seconda guerra mondiale. Ha combattuto infatti per la prima volta il 3 settembre 1943, dopo ha dovuto aspettare 2 anni prima di tornare sul ring. Cerca di far qualcosa in più in questa ripresa lo sfidante. Gira attorno alle corde, al centro del ring è invece Smith. Adesso è lui a prendere l'iniziativa. Parte con il destro. Parte con il destro molto pericoloso. Molto mobile sulle gambe. Brown che riesce a schivare i colpi dell'avversario. Va a vuoto anche con il gancio sinistro. E riprende a lavorare con il jab. Sfrutta bene il suo allungo. Ha provato il gancio sinistro. Pugile dotato di ottime qualità tecniche. Oltre ad essere un discreto picchiatore.
passati ben quasi 14 anni dal suo esordio tra i professionisti per Joe Brown. I primi 2 anni però che praticamente sono trascorsi senza che potesse combattere. Parte con il destro Smith, ma arriva il gancio sinistro, una via di mezzo con il montante per Brown. Comunque è bravo a cogliere in anticipo il suo avversario, anche qui un sinistro e destro, a vuoto ancora Smith. Sempre pronto con il destro Brown. Straordinario, sinistro ma poi il destro ed è in difficoltà sul finale di ripresa. Terza ripresa del titolo mondiale dei pesi leggeri da Miami Beach, è il 1957, sfida tra Wallace Smith in pantaloncini scuri opposto al campione Joe Brown, che lo ha sconfitto nel match precedente disputato a New Orleans, nella Louisiana, nella sua Louisiana. E qui ha cominciato alla grande Joe Brown. A parte ancora con il sinistro Brown, poi il jab, qui inciampa da solo, lo aiuta l'arbitro a rialzarsi. Si è sbilanciato Brown, nulla di male. Ancora anticipato bene con il jab Brown. Perfetta la scelta di tempo. Prime 2 riprese dominate dal campione. Ancora con il sinistro Brown. Adesso si affida a colpi diretti anche con il destro. A vuoto ancora Smith. Sembra prendersi gioco del suo avversario, molto bravo a schivare. Poi il montante sinistro ancora di Brown. Non riesce a trovare il tempo per venire avanti Smith, ha le sue difficoltà. Si è organizzato molto bene in difesa Brown, anche qui a vuoto con il destro Smith. Per il momento si limita a combattere di rimessa Brown, anche perché ha già dato i suoi frutti questo tipo di atteggiamento tattico. Parte con il destro, altro destro fantastico, e non si è fatto ancora una volta annunciare, è partito all'improvviso. Torna ancora con il jab Brown, cerca di accorciare quei centimetri che gli servono per portare il destro Brown. Fin qui è un dominio. Adesso appoggia quasi il destro al fianco, poi un sinistro ancora a segno di Brown. Si ricomincia, quarta ripresa del campionato del mondo dei pesi leggeri tra 2 pugili che si conoscono molto bene. Wallace Bud Smith che affronta Joe Old Bones Brown. In vantaggio il campione, ha vinto le prime 3 riprese. I due si sono affrontati già 2 volte, l'ultima quella più importante per il titolo che ha conquistato Joe Brown, ha strappato la sua avversaria, ma in precedenza si erano affrontati in un match che invece non valeva per la corona. Entrambi gli incontri sono finiti ai punti. Ha sempre vinto Brown che ha vinto prima a Houston ai punti e poi decisione non unanime a New Orleans per l'incontro che valeva per il titolo.
Questa forse è l'ultima chance per Smith per cercare di battere il suo rivale. La partenza non gli è stata certo favorevole. Con il jab per una volta Smith a segno, però la percentuale di colpi portati e quelli andati a buon fine sicuramente è superiore per quanto riguarda il campione rispetto al suo avversario. Troppo lento e troppo prevedibile, riesce a leggere il momento in cui l'avversario vuole attaccare. Sbatte contro il jab Smith in ogni tentativo di avanzata, di assalto. Sfrutta bene da lungo Brown, che qui subisce, replica con un destro. A vuoto con il gancio sinistro, poteva essere una buona occasione questa per lo sfidante, l'ex campione del mondo Wallace Smith. Ancora con il destro punzecchia il suo avversario Brown, che poi lo bissa ancora con il destro. Ho visto qualcosa in più in questa ripresa da parte di Wallace Smith, ma la ripresa è ancora per il campione. È ancora troppo poco, insufficiente. Quinta ripresa del campionato del mondo dei pesi leggeri dal ring di Miami Beach. Si affrontano Joe Brown, pantaloncini bianchi, il campione, che difende per la prima volta il suo titolo strappato proprio a Wallace Smith, pantaloncini neri. Era il 24 agosto del 1956 quando Brown ha tolto la corona dei leggeri al suo avversario, e adesso tornano sul ring per la rivincita, anche se in realtà è la terza sfida tra i due. Molto veloce, molto più veloce Brown nel portare i colpi, sceglie bene anche il tempo, tutto dalla sua parte finora. Ancora a vuoto Smith. Finora ha evitato completamente ogni tipo di pericolo Brown. Prova a partire con il destro, replica Smith, non ci sono colpi particolari da registrare. Sinistro e destro di Brown. A vuoto con il gancio sinistro Smith. Adesso però con meno frequenza, eccolo qua il destro, stavo per dire, con meno frequenza il campione riesce a portare a segno qualche buon colpo. È arrivata immediatamente la combinazione sinistro e destro, ma soprattutto il gancio destro. Per il momento incassa bene Smith, anche se psicologicamente è costretto ad ogni colpo pesante che subisce a fare un leggero passo indietro. Ancora con il destro. Deve stare attento, perché se abbassa troppo la guardia rischia tantissimo. Sta controllando letteralmente l'incontro Joe Brown, ancora con il sinistro e destro. Ormai è l'arma migliore che sta usando Brown e che gli ha permesso di vincere anche questa ripresa. Continua ad andare a vuoto invece Smith, che proprio non trova il bersaglio, non trova la misura. Ha provato ancora il gancio destro Brown e finisce qui il round. Sesta ripresa di un incontro dominato dal campione in carica dei pesi leggeri Joe Brown in pantaloncini bianchi, che difende per la prima volta il suo titolo e lo sta facendo nel migliore dei modi.
sul ring di Miami Beach. Adesso è lui che viene avanti, adesso è Brown che prova a prendere l'iniziativa dopo essersi limitato a combattere di rimessa nelle precedenti riprese. Serie di finte per Brown con il montante sinistro, lavora con il jab Wallace Smith, pantaloncini scuri, prova ancora al destro Brown, molto veloce ancora con il destro, fantastico a rientrare sull'avversario, ancora con il jab. È passato già il primo minuto di questa sesta ripresa, tocca ancora con il destro, parte a due mani Brown, per un attimo si ritrova all'angolo, cerca di avanzare Smith, sinistro e destro ancora di Brown. Nonostante i suoi 31 anni sembra decisamente più veloce, più fresco fisicamente Brown, che qui subisce un colpo dalla corta distanza. Viene avanti ancora Smith. Ancora con il jab Brown. Un'altra ripresa da manuale per Joe Brown fin qui, concede veramente pochissimo e quando ne ha l'occasione prova a piazzare il destro, come in questa occasione è andato a vuoto peraltro. Il sinistro di Brown. Sinistro e destro, poi è costretto ad andare in clinch. Interviene l'arbitro a dividere i due pugili. Niente da fare finora per lo sfidante Wallace Smith, se vuole riprendersi il titolo deve fare decisamente di più. Deve toccare l'avversario. Settimo round, titolo mondiale dei pesi leggeri da Miami Beach. Joe Brown in pantaloncini bianchi è nettamente in vantaggio, ha dominato tutte e sei le precedenti riprese contro Wallace Smith senza lasciargli la minima possibilità di piazzare colpi importanti. Un sinistro al corpo di Brown. Smith, che è un discreto picchiatore ma è troppo lento per i tempi, i ritmi che sta impostando a questo incontro Joe Brown. Ancora con il jab. Il destro a segno. Tocca con il sinistro Wallace Smith, per la prima volta forse il colpo più pesante messo a segno dallo sfidante. Vediamo come reagisce il campione. Reagisce di nuovo con il jab, poi il destro accorcia Smith. Prova al destro Smith. Che sono davvero rari i colpi del pugile in pantaloncini scuri. A vuoto con il destro adesso lo sfidante. Continua a muoversi alla grande attorno al suo avversario. Comincia a essere segnato adesso Smith. Tocca con il sinistro lo sfidante.
sempre lì con il jab e poi con il destro Brown. Nonostante un paio di buoni colpi davvero da parte di Wallace Smith, anche questa ripresa è stata dominata dal campione, che ha messo a segno un maggior numero di colpi, soprattutto con il jab sfonda una porta aperta. A due mani adesso prova a venire avanti Smith. Finisce comunque Brown con questi jab, serie di colpi che non fanno avanzare il suo avversario. E siamo arrivati all'8ª ripresa, titolo mondiale dei pesi leggeri che difende per la prima volta il pugile in pantaloncini bianchi Joe Brown, e lo sta facendo nella maniera migliore. Adesso prova a venire avanti Wallace Smith, pantaloncini scuri, ex campione del mondo, al quale Brown ha strappato il titolo 6 mesi fa. Siamo sul ring di Miami Beach, è il 13 febbraio 1957. Questa attesa sfida mondiale, una rivincita. Finora negli ultimi 2 incontri, negli unici 2 precedenti tra i due, ha sempre vinto Brown. Sembra essere più deciso in questa 8ª ripresa Smith, che a questo punto credo davvero o si mette a vincere tutte le riprese oppure deve in ogni caso cercare il knockdown se vuole tentare di contestare quella che sembra essere già una vittoria per Joe Brown. Buona ripresa comunque da parte di Smith, sembra che sia cambiato qualcosa, più equilibrio. Adesso gli manca soltanto di piazzare colpi importanti, sembra aver ritrovato il ritmo, soprattutto si muove di più sulle gambe, è meno lento rispetto a quanto non lo sia stato in precedenza Smith. Comunque fa fatica a inquadrare Brown. Ancora con il jab Brown, sta aspettando per portare il destro il campione. Il destro di Smith. Interviene l'arbitro in uno dei rari break di questa prima parte di incontro. Sinistro e destro da parte di Joe Brown. Spero che si va sulla distanza delle 15 riprese. Siamo a metà strada, a vuoto ancora Smith. Il destro. Serie di finte da parte di Joe Brown, che poi scarica un sinistro al corpo. Nonostante comunque l'impegno e la volontà dimostrata da Smith, questa è un'altra ripresa per il campione, che qui sta avendo la meglio. Gran finale di Brown. Sembra essere anche un po' stanco adesso Smith. Joe Brown ha finito alla grande la ripresa con una serie di colpi dalla corta distanza molto pericolosi. Nono round, titolo mondiale dei pesi leggeri. Joe Brown sta dominando, adesso incomincia a sembrare stanco Smith, nonostante una discreta 8ª ripresa, soprattutto dal piano fisico. Qui viene avanti con il sinistro ma non trova il bersaglio. Il pubblico si scalda per sostenere Smith, ma finora ne ha avute poche di occasioni per entusiasmarsi. Ancora parte a 2 mani Brown, anticipa con il jab adesso Smith, parte con il destro Brown. Adesso ha ritrovato la distanza Brown, anche grazie al fatto che il suo avversario sembra essersi un po' fermato di nuovo. Di nuovo con il jab Brown. Adesso tocca anche con il destro.
colpi in allungo, un altro diretto con il destro. Adesso sembra diventato un bersaglio troppo comodo per Brown, che accelera, prova la combinazione a vuoto con il montante sinistro, ma è lì, ha fiutato il momento propizio Joe Brown. Deve tenere alta la guardia Smith, altrimenti continuerà a subire questi colpi anche con il destro che arrivano da parte di Brown. Cerca di replicare, ma invano. Manca un minuto alla conclusione di questa ripresa, dominata tanto per cambiare dal campione Joe Brown. Continua a mandare a vuoto il suo avversario Brown. Davvero una bassissima percentuale di colpi a segno per Wallace Bud Smith. E in questo round è tornato un ampio divario tra i due, ripresa nettamente favorevole a Joe Brown, che non ha lasciato tregua in questa ripresa, schivando bene i colpi e portandone anche qualcuno buono come questo gancio destro. Decima ripresa. Campionato del mondo dei pesi leggeri sul ring di Miami Beach il 13 febbraio 1957, e adesso sta veramente prendendo in mano l'incontro Joe Brown. 40.129 spettatori e il pubblico più importante che si sia mai ottenuto all'auditorium di Miami Beach per questo incontro. Tocca con il sinistro Joe Brown. Ancora prova con il gancio sinistro, ci mette anche potenza. Jimmy Perles continua a controllare le operazioni da una certa distanza. Tocca con il destro Joe Brown. Ancora con il destro Brown, segnato sul volto sempre più Smith, che adesso sembra essere troppo negativo. Ancora un destro, subisce un altro destro tremendo da parte di Brown. Si è troppo fermato adesso Smith, sembra essere veramente stanco e soprattutto le difese cominciano a crollare. Con quale lentezza cerca di allungare il jab Smith, è in seria difficoltà adesso. Prova a prendergli ancora il tempo Brown, che aspetta, e poi parte con il destro. Non ha fretta Brown, sa che il momento è difficile per il suo avversario. Sinistro e destro. Prova a partire con il gancio sinistro Smith, poi scivola, chiaramente non c'è il conteggio. Jimmy Perles fa continuare. Comunque questa è un'altra ripresa dominata da Joe Brown, che qui saltella e tocca più volte. Sempre più stanco e in difficoltà.
Ci sono grossi problemi per Smith. C'è il dottore sul ring. C'è anche il dottore sul ring. E adesso il referee sta parlando proprio con il dottore e finisce qui. Finisce qui, quindi deve abbandonare. Vince Joe Brown. It's June 3rd, 1950, and world lightweight champion Joe Brown defends his title against Paolo Rossi in Washington, D.C. This is Brown's 7th defense of the lightweight title. Rossi, in black trunks, a very capable opponent from Italy, is a crowd pleaser. Brown is considered to be in the best shape of his career, and it'll take a supreme effort by Rossi to take the crown. In round 7, Rossi hurts Brown, but the champion refuses to give ground. In round 8, the action picks up as both men pour it on. Rossi, regardless of a cut eye, stays after the champion Brown. But Brown, always cool under fire, sets up a clever defense, countering as Rossi tries to get home the big one. Wait a minute, Paolo Rossi, because of that cut eye, can't answer the bell for round 9. The fight is over, and the referee signals that Joe Brown is winner. Brown, dopo aver perso il suo titolo l'anno precedente, torna sul ring per affrontare per la seconda volta David Cerny. È Manchester il ring. Siamo alla prima ripresa della sfida tra David Cerny, che affronta per la seconda volta Joe Brown, il pugile di colore. I due si sono affrontati in precedenza sul ring di Londra, sempre in Inghilterra, il 18 aprile 1961. Finì ai punti in 15 riprese, incontro valevole per il titolo mondiale, vinto da Joe Brown. E adesso si trovano di fronte dopo che Brown ha subito la sconfitta dal più giovane e talentuoso Carlos Ortiz sul ring di Las Vegas. Era il 21 aprile 1962. Passato adesso quasi un anno da quell'incontro che ha segnato la carriera di Joe Brown e ha messo fine al suo regno. Regno durato parecchio, è durato 6 anni, qualcosa meno di 6 anni, in cui praticamente è stato il più forte, indiscusso dominatore della categoria. C'è stata solo una parentesi negativa, la sconfitta con Johnny Basso il 5 novembre 1958, ma poi si è rifatto dopo aver perso ai punti in 10 riprese, è tornato sul ring dopo aver perso a Miami Beach, è tornato sul ring a Houston e si è preso la sua rivincita nei confronti dello sfidante che gli aveva strappato la vittoria. L'inglese prova a mettere in difficoltà Brown, ha occupato fin dall'inizio della ripresa il centro del ring. Joe Brown non sembra essere più quello che ha saputo dominare
in 2 incontri validi per il titolo, uno dietro l'altro, Wallace Smith. Tocca con il sinistro adesso Charney. A 2 mani, tocca con il destro al corpo Charney. A vuoto con il destro Joe Brown, toccato ancora ai fianchi. Non è cominciata nel migliore dei modi la sfida per Joe Brown, il pugile di colore. Siamo sul ring di Manchester in Inghilterra, dove si affrontano Brown e Dave Charney. Il record del mancino o guardia destra in pantaloncini scuri è di 45 vittorie, 9 sconfitte, un pari, e sta mettendo però in difficoltà Brown, trovando regolarmente la corta distanza che gli permette di scaricare colpi pesanti soprattutto alla figura. Non ha ancora messo in azione il suo proverbiale jab, invece Joe Brown ne ha bisogno. Deve stare attento Brown, perché il suo avversario è un picchiatore. La maggior parte delle vittorie le ha ottenute prima del limite. Costretto ad appoggiarsi alle corde Brown. Sta subendo, continua a subire Brown. Tocca con il sinistro, ma è sempre il suo avversario a farsi sentire con colpi pesanti. È la grande occasione per il britannico, che ha la possibilità di misurarsi contro uno dei più forti pugili della categoria. Per lui 11 difese del titolo. Uno, due, ancora di Joe Brown. Si ricomincia a combattere sul ring di Manchester tra Joe Brown e Dave Charney, il beniamino di casa che si sta ben comportando. I due si sono già affrontati una volta in precedenza sul ring di Londra, decisione ai punti che è stata favorevole a Joe Brown. Qui però sembra essere tutt'altro incontro. È scatenato l'inglese, non molla un attimo la presa. Il destro di Joe Brown, c'è da dire che Joe Brown ha dalla sua parte 37 stagioni, 37 anni, per cui insomma comincia a essere un po' vecchio. Joe Old Bones Brown, quanto mai azzeccato, adatto soprattutto adesso il suo soprannome, però non ci sta Joe Brown. Adesso è Brown che prende il centro del ring, piazza qualche buon colpo, ma arrivano le risposte pesanti anche da parte di Dave Charney. Non è facile la sfida questa sera per Joe Brown.
quantomeno adesso ha avuto una reazione. Parte a due mani però Cherney. Brown sta ancora aspettando di portare un buon destro. Tocca a ripetizione Cherney. Ha provato il destro adesso Brown, costretto a legare per un attimo il pugile inglese. Brown che può sfruttare l'allungo, finora però non è riuscito a colpire duro il suo avversario. Sesta ripresa, sfida dei pesi leggeri tra Joe Brown sulla sinistra, il pugile di colore, ex campione del mondo, che affronta il beniamino di casa Dave Cherney, che sta mettendo a dura prova il suo avversario. Parte con il sinistro Cherney. Tocca ancora con il destro il pugile inglese. A due mani, serie di colpi potenti da parte di Cherney. Sta subendo troppo adesso Joe Brown. Un pugile dalla sua straordinaria intelligenza e soprattutto comunque un nome importante. Non può subire questa lezione da parte di Dave Cherney. L'arbitro ha qualcosa da dire a Joe Brown. E va giù su questi colpi alla figura. Joe Brown viene contato, sembra veramente in difficoltà, non ce la fa a rialzarsi. Incredibile davvero questo epilogo. Vince in 6 riprese Cherney su Brown sul ring di Manchester. Dopo la sconfitta con Carlos Ortiz sul ring di Las Vegas, Brown non avrà più occasione di combattere per il titolo mondiale dei leggeri. Nel 1970 a 44 anni lascerà la box dopo aver regalato sfide memorabili come il doppio confronto valido per il titolo disputato con Wallace Bud Smith. Joe Brown, uno dei più forti nei pesi leggeri.